Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Tom, mi dispiace davvero per la tua perdita. Ciao Lili, grazie. È stato un periodo difficile per me e la mia famiglia. Posso solo immaginare quanto sia dura per te. Perdere una persona amata non è mai facile. No, non lo è. Mia nonna è venuta a mancare la settimana scorsa. Era molto speciale per me. Mi dispiace tanto, Tom. Tua nonna sembra essere stata una persona meravigliosa. Lo era. Eravamo molto legati. Mi sento triste e un po' perso senza di lei. È naturale sentirsi così. È importante darti tempo per elaborare il lutto. Grazie, Lili. Apprezzo le tue parole gentili. Volevo esprimerti le mie condoglianze. Se hai bisogno di qualcuno con cui parlare o semplicemente di compagnia, io ci sono. Questo significa molto per me. A volte mi sento molto solo nella mia tristezza. Non sei solo. Molte persone si prendono cura di te e della tua famiglia. Hai avuto modo di parlare con la tua famiglia di come ti senti? Sì, l'ho fatto. Abbiamo condiviso ricordi e ci siamo supportati a vicenda. Aiuta un po'. È buono. Ricorda, è normale piangere e provare dolore. Fa parte dell'amore per qualcuno. Lo so. Ho guardato vecchie foto di mia nonna, e questo mi rende sia felice che triste. Guardare le foto è un bel modo per ricordare i momenti felici. Tua nonna deve aver avuto un grande impatto nella tua vita. Sì, l'ho avuto. Mi ha insegnato tante cose e mi ha sempre fatto sentire amato. È chiaro che lei sarà sempre parte di te, anche se non c'è più. Sì, ci credo. Voglio mantenere viva la sua memoria, parlando di lei e condividendo storie. È un'idea bellissima. Puoi onorarla vivendo la tua vita in un modo che la renda orgogliosa. Spero di farlo. Stavo anche pensando di scriverle una lettera, dicendole quanto l'amavo. Scrivere una lettera è un modo meraviglioso per esprimere i tuoi sentimenti. Può aiutarti a elaborare il tuo lutto. Penso che lo farò. Grazie per averlo suggerito. Di nulla. Se vuoi condividere un ricordo o parlare di tua nonna, io sono qui. Apprezzo molto, Lili. A volte ho l'impressione che le persone non sappiano cosa dire, e questo mi fa sentire più solo. Capisco, può essere difficile per gli altri sapere come rispondere alla perdita. Ma voglio che tu sappia che è normale parlare del tuo dolore. Sì, sono d'accordo. Vorrei che più persone mi chiedessero di mia nonna invece di evitare l'argomento. Parlarne può essere terapeutico. Mantiene viva la sua memoria e ti permette di sentire le tue emozioni. Cercherò di parlare di più di lei. Voglio che il suo lascito continui. Questo è un bel pensiero. Tua nonna sarebbe orgogliosa di te per ricordarla con amore. Grazie, Lili. Il tuo supporto significa molto per me. Sono sempre qui per te, Tom. Se hai bisogno di qualcosa, qualcuno che ascolti o aiuto con le faccende quotidiane, fammi sapere. Lo farò, grazie. Sto avendo difficoltà con semplici cose come cucinare e pulire. Mi sento così stanco. È normale sentirsi sopraffatti mentre si è in lutto. Non esitare a chiedere aiuto. Potrei approfittare della tua offerta. A volte voglio solo sedermi e parlare, ma ho anche bisogno di aiuto con le faccende quotidiane. Posso venire e aiutarti a cucinare o semplicemente farti compagnia. Non devi affrontare tutto questo da solo. Sarebbe molto gentile da parte tua. A volte mi sento come se fossi in una nebbia,
e i piccoli compiti sembrano troppo difficili. Capisco. Il lutto può rendere tutto pesante. Prenditi le cose un giorno alla volta. Cercherò di ricordarlo. Sto imparando a essere gentile con me stesso. È molto importante. Concediti il permesso di sentirti triste e di guarire a tuo ritmo. Grazie per avermelo ricordato, ho bisogno di sentirlo a volte. Sono qui per supportarti. Se vuoi parlare di tua nonna, mi piacerebbe ascoltare alcune storie. Certo, mia nonna amava il giardinaggio. Aveva i fiori più belli nel suo giardino. Sembra incantevole. Quali fiori coltivava? Coltivava rose, margherite e girasoli. Diceva sempre che i fiori portano gioia nella vita. Lo credo anch'io. Tua nonna sembra essere stata una persona molto positiva. Lo era. Amava anche cucinare. Ricordo l'odore del pane fresco e dei biscotti nella sua cucina. Quei ricordi sono così caldi e speciali. È bello ricordare i momenti felici. Sì, mi sento un po' meglio quando penso al suo sorriso e alla sua risata. Questa è la forza dei ricordi. Mantengono i nostri cari vivi nei nostri cuori. Custodirò quei ricordi per sempre. Voglio raccontare ai miei figli di lei un giorno. È un'idea meravigliosa. Condividere storie con la prossima generazione mantiene viva la sua spirito. Spero di essere gentile e amorevole come lo era lei. È stata il mio modello di riferimento. Ne sono sicura. Hai imparato così tanto da lei e porti con te il suo amore. Grazie, Lily. Mi sento fortunato ad avere un'amica come te che ascolta e si prende cura. È un piacere, Tom. Sono qui per te, oggi e sempre. Se vuoi, possiamo pianificare un piccolo memoriale in suo onore. Magari invitare qualche familiare e amico per condividere i ricordi. È una bella idea. Voglio celebrare la sua vita, non solo piangere la sua morte. Una celebrazione della vita può essere molto terapeutica. È un modo per ricordare la gioia che ha portato a molte persone. Ci penserò. Voglio assicurarmi che sia un evento positivo. Qualunque cosa tu decida, ti supporterò. Puoi sempre contare su di me. Grazie, Lily. La tua gentilezza rende questo momento difficile un po' più facile. Sono felice di aiutarti. Ricorda, è normale sentirsi tristi, ma è anche giusto sorridere quando pensi ai ricordi felici. Sì, sto imparando che è un mix di emozioni. Alcuni giorni sono più difficili di altri. È normale. Il lutto non è una linea retta, ha alti e bassi. Cercherò di essere paziente con me stesso. So che la guarigione richiede tempo. Assolutamente. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Sono qui per te, non importa quanto tempo ci vorrà. Grazie, Lily. Mi sento fortunato ad avere te come amica. Anche io mi sento fortunata ad essere tua amica, Tom. Continuiamo a parlare e a condividere ricordi. Aiuta entrambi. Concordo. Voglio mantenere viva la memoria di mia nonna. Racconterò ai miei figli del suo giardino, della sua cucina e del suo amore. È un'eredità bellissima. Tua nonna sarà sempre parte di te e della tua famiglia. Sì, lo sarà. Prometto di ricordarla con amore e gratitudine. Ne sono certa. E ogni volta che hai bisogno di parlare, sono solo a una telefonata di distanza. Grazie, Lily, me lo ricorderò. Mi sento meglio solo parlando con te. Sono felice di sentirlo. Parlare dei nostri sentimenti e dei nostri ricordi è molto importante. È davvero così. A volte temo che se smetto di parlare di lei,
le persone dimenticheranno. Le persone possono andare avanti, ma i tuoi ricordi rimarranno sempre con te. Condividerli mantiene viva la sua spirito. Sì, voglio condividere le sue storie e insegnare ai miei figli la sua gentilezza. È un obiettivo meraviglioso. Stai mantenendo viva la sua eredità facendo così. Spero di farlo. Voglio onorarla in ogni modo possibile. E lo farai. Prendila un giorno alla volta. Il lutto è un processo, ed è giusto prendersi il proprio tempo. Grazie per il tuo supporto, Lily. Mi sento meno solo quando parlo con te. Non sei mai solo, Tom. Sono sempre qui per ascoltare e aiutare. Facciamo un piano per incontrarci presto. Magari possiamo fare una passeggiata o bere un tè insieme. Mi piacerebbe molto. Aiuta a stare con un'amica che capisce. Concordo. Trascorrere del tempo insieme rende le giornate difficili un po' più luminose. Ti chiamerò la prossima settimana per fissare un appuntamento. Grazie ancora per la tua gentilezza. Di nulla, Tom. Sono qui per te oggi e sempre. Ricorda che è normale sentirsi tristi, ma è anche giusto sorridere quando pensi ai ricordi felici. Sì, lo sto imparando. Voglio celebrare la vita di mia nonna, non solo piangere la sua morte. È un modo bellissimo per onorarla. Una celebrazione della vita può portare conforto a te e alla tua famiglia. Considererò di pianificare un piccolo memoriale. Voglio condividere storie e ricordare la gioia che ha portato a molte persone. Sono sicura che sarà un evento meraviglioso. Puoi contare su di me se hai bisogno di aiuto per pianificare. Grazie, Lily. Il tuo supporto significa molto per me. Mi sento grato di avere un'amica come te in questo momento difficile. Sono felice di essere qui per te, Tom. Ricorda, non sei solo. Molte persone si prendono cura di te e della tua famiglia. Lo so e questo aiuta. Continuerò a parlare di mia nonna e a condividere le sue storie. Mi fa sentire più vicino a lei. È molto importante. Mantenere viva la sua memoria è un modo per tenere il suo spirito con te. Sì, prometto di ricordarla con amore e gratitudine. Grazie per avermi ascoltato e per la tua gentilezza. È un piacere, Tom. Sono sempre qui per supportarti. Se vuoi parlare di più o hai bisogno di aiuto con qualsiasi cosa, non esitare a chiedere. Lo farò, grazie. Mi sento meglio solo parlando con te. Incontriamoci di nuovo presto. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Anche io, Tom, sono qui per te, oggi e sempre. Prenditi cura di te e ricorda che è normale fare il lutto. La guarigione richiede tempo e stai facendo del tuo meglio. Grazie, Lily. Le tue parole significano molto per me. Ti chiamerò la prossima settimana per fissare un appuntamento. Non vedo l'ora. Prenditi cura di te, Tom. Ti mando i miei pensieri più calorosi. Grazie, Lily. Apprezzo la tua gentilezza. A presto. A presto, Tom. Prenditi cura. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.